Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Tecniche CNC nel nostro tutorial riguardante alla tornitura e in questo caso particolare all'utilizzo del Manual Guide FANUC. Oggi vorrei introdurre l'utilizzo della contornatura sia esterna che della svuotatura di tasche interne utilizzando solo ed esclusivamente i Softcade Manual Guide. Parleremo comunque di figure prestabilite, quindi figure standard, possono essere esagoni, quadri, cerchi, rettangoli, comunque figure con una forma geometrica prestabilita. Non faremo delle stelline, non faremo delle camere, faremo cose che troviamo standardizzate all'interno del Manual Guide, fermo restando che si possono fare anche le camere. Quindi andiamo a partire come al solito con l'inserimento del grezzo. Oggi useremo il nostro tornio a 3 assi, né più né meno come una fresa. Quindi come sempre andiamo prima di tutto a creare un nuovo programma 0001, crea. All'interno del programma la prima cosa da fare sarà inserire un commentino, quindi sempre in list, edita commento, prove di contornatura, mg Manual Guide, modifica. Andiamo a inserire il nostro grezzo. Il grezzo possiamo inserirlo sia da un soft key di tornitura sia da un soft key di fresatura, poco cambia. Prendiamo un cilindro, modifica, e andiamo a indicare un diametro esterno di 200 per una lunghezza di 50, così la grafica viene più coerente. Non ci interessa il sovrametallo perché, come ho detto, lavoriamo in contornatura. Dopodiché o utilizziamo un formato fisso o in alternativa possiamo manualmente abilitare l'asse C, G28H0 e azzerarlo. Questi sono i due codici ISO che mi abilitano l'asse e me lo azzerano. Dopodiché voglio fare cosa a questo punto? Voglio fare un esagono di testa, quindi mi servirà una fresa a candela che guarda l'autocentrante. Andiamo nella pagina dei correttori che io mi sono debitamente modificato, quindi mi serve una fresa in posizione 2, eccola qua, quindi correttore 26, e diamogli anche un diametro di fresa, il 26 a raggio 0, quindi questa fresa è inesistente. Prendiamo una fresa raggio 10, quindi diametro 20, punto virtuale 0, va benissimo. Chiudiamo, scusate non mi ricordo, 26, quindi T, posizione di torretta diciamo poco importa, ma correttore 26, quindi visto che abbiamo il 26, posizione 6, e andiamo a indicare che usiamo una fresa a candela diametro 20 millimetri. Cominciamo a farla girare questa fresa, quindi G97 S 1000 M13 EOB, e cominciamo anche a dirgli di lavorare in millimetri al minuto. Bene, adesso andiamo a lavorare sui formati fissi. Cosa voglio fare? Voglio fare un esagono. Eccolo qua. Qua abbiamo tutti le nostre possibili lavorazioni di fresatura.
a noi interessa una contornatura, parete esterna, sgrossatura, che tante volte corrisponde anche alla finitura, a seconda di quello che vogliamo fare. Andiamo a indicarlo. Allora, dobbiamo inserire tutti quelli che sono i parametri di lavorazione. Sovrametallo sul fondo. Questo è un errore di traduzione di questo simulatore. Come vedete, la T indica chiaramente che la T è la profondità della nostra lavorazione. Diciamo che la profondità della nostra lavorazione è 15 mm. Sovrametallo laterale. Ecco, attenzione, sovrametallo laterale è una cosa abbastanza importante. Dopo casomai facciamo 2 o 3 esempi. Ipotizziamo che io adesso ho un grezzo diametro 200 e voglio fare un esagono iscritto in una circonferenza raggio 150. Questo vuol dire che tra il lato dell'esagono e il diametro dell'esterno radialmente ci saranno poco più di 25 mm. Quindi il sovrametallo da asportare è 25 mm. Profondità di taglio radiale. Facciamo passate da, abbiamo una fresa da 20, facciamo passate, potremmo farle anche da 20, facciamole da 15. Profondità di taglio assiale. Quanto tiriamo via ogni passata? Sovrametallo, abbiamo detto che dobbiamo fare un'asportazione di 15 mm, caviamocela in 2 passate, 7,5. Sovrametallo di finitura, cioè se noi vogliamo finirla questa fresata dopo con un altro utensile, oppure vogliamo farla in un colpo solo. Se vogliamo poi contornarla in finitura, allora gli mettiamo 1 millimetro. Se non vogliamo contornarla, possiamo mettergli anche un solo centesimo, un solo micron, come già preimpostato. Stesso discorso per il sovrametallo di fondo. Velocità di avanzamento 500 mm al minuto. Velocità di avanzamento quando entro dal pieno, quindi qua quando sono solo in contornatura, qua quando entro dal pieno, in questo caso noi la possiamo mettere uguale, e la velocità di avvicinamento. Particolare. Prima regolazione non si può toccare, vogliamo lavorare in discordanza o in concordanza, lavoriamo in concordanza. Distanza di sicurezza assiale, bene, mi avvicino prima a Z5, quindi gli diamo C5. Tipo di avvicinamento, come voglio entrare? Voglio entrare diretto in verticale, voglio entrare tangenziale alla direzione di lavoro, voglio entrare ad arco. Qui sono scelte, io voglio entrare verticalmente, voglio dargli una distanza di avvicinamento anche qua di 5 mm e voglio allontanarmi, però voglio allontanarmi come si deve, di 50 mm. Inserisco, ma non ho ancora parlato di figura, automaticamente mi manda nelle figure. Cosa voglio fare? Voglio fare un poligono convesso, quindi un poligono che sarà contornato. Quindi convesso, posizione base, io voglio lavorare rispetto allo Z0, quindi B va in 0. Altezza e profondità, abbiamo detto 15 mm, mi dice, vedete, specifica se in più o in meno, quindi meno 15. H centro rispetto a X del mio esagono, sì, perché io l'esagono potrei farlo anche non centrato. In questo caso voglio lavorare esattamente in centro. Centro rispetto all'asse C, quindi anche qua voglio lavorare in centro. Numero angolo 6. Allora, come lo faccio? Che dato gli diamo? Gli diamo il raggio, gli diamo la lunghezza del lato o gli diamo la distanza tra i due lati? Lo facciamo radius, quindi iscritto in un raggio, abbiamo detto, di 150 mm, angolo di inclinazione 0. Dato dello spigolo, bene, io voglio che abbia un archetto di 1 mm, cioè che lo spigolo sia rotto. Inserisco.
vado giusto per scrupolo a mettere un M30, così non abbiamo la macchina che ci va in allarme, e vado a simulare la mia lavorazione. Stupendo. Andiamo a ruotare. E l'errore è qua. Portiamoci sulla nostra figura. Ok, raggio del poligono, io ho messo il diametro, ok? 75, invio, modifica, simula, riavvio e start. Ecco che il nostro esagono prende forma. Vedete questo sovrametallo che ho lasciato qua? Adesso vi spiego bene il discorso. Facciamogli fare l'operazione, vedete che lui sgrossa una parete e poi si sposta e ha finito la lavorazione, però è rimasto troppo sovrametallo sul bordo. Questo per quale motivo? Ve lo spiego subito. Andiamo sul nostro ciclo di lavorazione. Pardon. Modifica, S sovrametallo laterale. Ho indicato troppo poco sovrametallo laterale. Ho fatto male i miei calcoli. 35, input, modifica. Vedete com'è veloce la modifica? Simula, riavvio e start. Ecco cos'è la S. La S è il sovrametallo che c'è tra questo punto e il punto più esterno ed è importante. Fortunatamente la grafica ci viene incontro e ci aiuta subito a vedere e capire i nostri errori. Ora facciamo un errore voluto, quindi torniamo sul nostro soft key di modifica, andiamo a modificare il ciclo e andiamo a dirgli S5, modifica, andiamo ad eseguire, simula. A questo punto la macchina entrerà dal pieno senza andare ad asportare il sovrametallo. Questo perché? Perché lei si aspetta semplicemente 5 mm di sovrametallo, quindi tranquillamente asportabili dal diametro della fresa, e mi farà solo che un canale. Ovviamente questo mi comporterebbe un errore di lavorazione. Ci tenevo a specificarvi la S perché inizialmente, quando ho cominciato a usare il manual guide, ho fatto fatica a percepirla. Ora facciamo altre modifiche, che sono queste. Andiamo sempre sul ciclo, modifica, rimettiamo a posto la nostra S, mettiamola a 45, esageriamo, modifica. Questi poi potete anche salvarveli sotto forma di sottoprogramma. Questo perché? Perché se voi invece modificate la figura e gli andate a dire angolo 5, numero di angolo, avete modificato in fretta e furia, senza star lì a farvi tanti calcoli, il vostro lavoretto. Vedete che non è più un esagono, ma è un pentagono. Questa è la forza del manual guide. Quindi quando voi avete prestabilito
un ciclo di contornatura frontale, potreste anche salvarvelo in un sottoprogramma da modificare al volo. Poi imparerete in fretta che 5 R è il numero dei lati, L è la profondità, L è la profondità. Si impara anche a leggere il manual guide, non è così difficile come può sembrare di primo acchito. Ora andiamo a inserire una taschetta. Allora, andiamo a prendere un'altra fresa, prendiamo la T0727, andiamo a vedere com'è. Quindi entriamo nei correttori. 27, cosa abbiamo sul 27? Sul 27 abbiamo sempre una fresa, l'abbiamo sempre indirizzata verso il mandrino. Andiamo a prendere una fresa un po' più piccolina, quindi diametro 8. Chiudi. E qua noi gli andiamo a dire T07 27 fresa a candela di 8. Teniamo buoni questi parametri, quindi preoccupiamoci solo del ciclo che vogliamo andare a realizzare. Quindi torniamo sempre nei soft key di fresatura, ciclo, non è più una contornatura ma è una lavorazione di tasche, sgrossatura e selezioniamola. Allora, T, profondità sul fondo, stesso discorso di prima, è un errore comunque, quindi quando noi andiamo a mettere la nostra reale profondità, io voglio fare una tasca profonda 10 mm, S, per quanto voi digitate S, non vi digita niente. Questo perché? Perché una tasca si parte dal presupposto che se è sgrossata è piena. Quindi profondità di taglio radiale, la fresa è diametro 8, cominciamo col dargli 4, la metà del diametro. Profondità di taglio assiale, se noi gli diamo per esempio 4, farà due passate a 4 mm e l'ultima da 2, è quasi come una finitura con lo stesso utensile. Sovrametallo di finitura noi la apriamo punto e basta, sovrametallo sul fondo un centesimino e anche qua avanzamento. Qua sicuramente entreremo dal pieno, quindi gli diamo 500 per quanto riguarda l'avanzamento che impegna solo una parte della fresa e 400 non è modificabile, pensavo fosse modificabile, allora gli diamo la stessa, non è modificabile, e sempre in entrata e in ingresso invece gli diamo un avanzamento più cauto. Particolare, anche qua lavoriamo in concordanza, distanza di sicurezza radiale 2 mm, distanza di sicurezza assiale 5 mm, ci avviciniamo in 3 assi. Come vogliamo entrare? Vogliamo entrare a 45 gradi oppure con un'elica. Se entriamo con un'elica dobbiamo dargli un angolo d'ingresso, un raggio dell'elica che dovrà essere almeno superiore al raggio della fresa, perché sennò presumo sia un casino, diamogli 6 in questo caso, e il passo diciamo della nostra elica, diamogli 1 mm. Inseriamo e andiamo a inserire un cerchio concavo. Eccolo qua, come deve essere concavo rispetto a Z0, profondo 10 mm, posizione in raggio dell'asse X e gli mettiamo 10, quindi lo facciamo decentrato, posizione dell'asse C 0,
quindi decentrato, raggio, diamogli 20. State attenti a questo asse al centro del raggio, quindi decentrato di 10 mm sull'asse X, centrato sull'asse C. Inseriamo. Bene, andiamo a simulare la nostra tasca e quindi anche tutto il resto. Fatto il nostro esagono, ecco che ci apre la nostra tasca. Perfetto, ora senza andare a ripetere il ciclo voglio farne un'altra di tasca, ma decentrata di 10 mm. Quindi andiamo in jog, facciamo copia, copia, ci posizioniamo alla fine, incolla. Cosa andiamo a cambiare? Andiamo a cambiare il meno 10. Possiamo farlo da qua, di modifica, pardon, non il meno 10 ma il 10, cioè la posizione di X, e la mettiamo a meno 10. Modifichiamo e andiamo a risimulare il tutto. Vedete che mi riapre la tasca precedente. E adesso comincia ad aprire l'altra tasca. Perfetto, ora di tasche possiamo aprirne quante vogliamo, decentrate, centrate. Quindi vogliamo aprire, vogliamo cancellare tutto e aprire un'altra tasca. Ci mettiamo qua, ciclo abbiamo fatto, figura, figura tasca, poligono, è né più né meno quello che ci trovavamo prima. Invece di fare raggio 75 scriviamo raggio 60. Invio, insert e proviamo a eseguire. Quindi simula, riavvio, start. Diventa facile giocare con le figure di contornatura con il manual guide, perché una volta compreso il modo in cui manipolare diciamo le nostre tabelle diciamo di inserimento dati, poi è uguale per tutti, perché avete visto che alla fine esagoni o tondi si fanno allo stesso modo. Ecco che lui adesso comincia ad aprirsi un esagono, lavorando prima laddove sono già state lavorate le tasche, un esagono, un pentagono, scusate, quindi asportando completamente il materiale e seguendo sempre il ciclo precedente, quindi 4 mm di profondità, quindi nel precedente tutorial abbiamo visto come si inseriscono i cicli di tornitura, abbiamo visto come si inseriscono le forature sia frontali che radiali. Ora abbiamo visto come si inseriscono quelle che sono le figure standard, pentagoni, esagoni, quadri, tondi, ovali e quant'altro. Queste figure possono anche essere disegnate direttamente in Manual Guide, né più né meno come abbiamo disegnato la tornitura. Lo vedremo nel prossimo tutorial. Spero che sia stato di vostro interesse e che cominciate a capire le potenzialità di questo strano Manual Guide che sembra difficile ma non lo è, e che vi permetteranno di cominciare a lavorare in una maniera molto molto avanzata. Pezzi complessi, pezzi difficili, pezzi che sono quelli che ormai richiede il mercato, perché noi italiani
non possiamo più permetterci di fare bulloni e rondelle. Se vi è piaciuto mettetemi un like, iscrivetevi al canale, condividete questo bel video sui vostri social, bel video, dico io perché l'ho fatto io, ovviamente è bellissimo. Se non vi è piaciuto fate finta di niente. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto per la prossima volta. Ecco, nel frattempo vorrò inserire qualche programma fatto da me non commentato. Seguitemi che li vedrete. Buona giornata, grazie a tutti.